In quest'ultimo periodo siamo venuti spesso a Venezia e ci è capitato di finire a mangiare in posticini secondo noi davvero meritevoli di essere condivisi. Vi abbiamo raccontato nello scorso video un paio di questi ristoranti e dei piatti che dovete assolutamente provare. In questo video ve ne raccontiamo altri due, di due vecchie conoscenze del canale, con piatti forse meno legati alla tradizione classica, Che raccontano però una cucina di laguna in evoluzione. Mettetevi comodi! e un'altra splendida giornata in quel di Venezia. Siamo pronti per una nuova tappa. Sì, perché non è che le mangiate che vedete in questo video le stiamo facendo una dietro l'altra. Anche se potremmo. Le abbiamo dilazionate nell'arco del tempo, infatti come vedete siamo valigiati. Noi stiamo andando in un posto che amiamo, di cui vi abbiamo già parlato, ma mai in un video. Dove stiamo andando, Gianni? Sapete già di chi stiamo parlando perché ve lo abbiamo già presentato in altri video, ma non vi abbiamo mai fatto vedere la sua osteria. È arrivato il momento. Benvenuti all'Osteria Giorgione da Masa. Dite la verità che questo posto lo aspettavate da un po' su questo canale. Anche noi. È arrivato il momento. Come sempre noi ci siamo presentati un po' prima dall'ottimo Masa qui alle mie spalle, che ormai lo conoscete. Noi ve lo anticipiamo, vi sedete, leggete il menù e vi verrà voglia di ordinare tutto. Cosa prendiamo noi? Tutto. Tutto! No ragazzi, cerchiamo di essere delle persone sobrie. Volendo esiste anche un menù degustazione, ma noi andremo alla carta. Piccolo benvenuto. Sul croccante avete una crema di ricciola con polvere di shiso. Shiso è un parente del basilico molto usato in Giappone. Sul daikon, alla rapa bianca, avete un miso ai ceci fatto in casa e sull'insalata una salsa di umeboshi fatta in casa. Vino, poi andiamo un pochino più a nord, andiamo a Belluno. Sauvignon Air Gris, che è un'uva pivi. Qui ragazzi non solo si mangia bene, ma si beve ancora meglio. Masa è super in piena per il vino. Qui trovate un'offerta e una proposta che non vi lascerà insoddisfatti. Masa e anche Francesco Brutto, oserei dire, sono in assoluto le due persone che più ci hanno messo di fronte alla nostra ignoranza in termini di vino, nel senso che ogni volta che beviamo con loro aprono dei missili assoluti di vini per noi totalmente sconosciuti e veramente ci hanno aperto un mondo. Quando siamo con loro si beve sempre bene. Ricciola affumicata con insalata con salsa vinaigrette di yuzu leggero. Eh sì, io l'ho visto in cucina mentre la affumicavano. Con la affumicatura, diciamo. Metto così, chiudo e aspettiamo 3 minuti e mettiamo anche il pesto. Sì, infatti. La domanda è, ma se state parlando dei piatti tipici veneziani, che cosa siete venuti a fare in un giapponese? No, Masa non è un giapponese, Masa ormai è italiano. Masa dice di mischiare e noi mischiamo. Qui trovate ingredienti locali, tecniche giapponesi, più il twist di Masa, che prende in giro ispirazione e fa una proposta assolutamente unica. Venezia è Masa, Masa è Venezia, è proprio un posto assolutamente imprescindibile. Ci sono anche altri ottimi posti qui a Venezia dove mangiare, ma questo posto qua è un unicum perché i piatti proposti nel menù di Masa li trovate solo qui. Il mio consiglio è, se ci capite poco di vino, ma siete curiosi e bevete tutto quello che c'è nel panorama dei vini, fidatevi di loro e fatevi guidare da loro, sicuramente vi apriranno qualcosa che vi stupirà. Scampi e gamberi rossi siciliani con yuzu kosho fatto in casa, in questo caso un fermentato di scorza di bergamotto calabrese, peperoncino verde e sale. Mazzancolle shabu shabu. Shabu shabu sono solo scottate, il centro rimane crudo, noi lo serviamo con un radicchio tardivo e un foie gras fatto in casa. Il nostro pesce spada accompagnato a una salsa di pere fermentate, avete sia una parte sapida che una leggera parte piccante in questa salsa. Qui abbiamo un piccolo regalo che è la nostro otoro, quindi la ventresca del tonno, una delle parti più apprezzate diciamo anche dai giapponesi, servita con una salsa di soia concentrata dove fermentiamo un po' di scalogno. E andiamo a finire col calamaro okizuke, marinatura di almeno una settimana in mirin, shochu e salsa di soia. Signori, la meraviglia di questi cicchetti giappo-veneziani. Molto bene, da cosa iniziamo? Io inizierei da questo scampino. Come da istruzioni ci aggiungete sopra un briciolo di questo, non esagerate, lo scampo è lo scampo, fresco e delicato. Ci facciamo seguire il gambero, il pesce è freschissimo. E spinto dall'onda dell'entusiasmo proseguo. Ricciola e pera fermentata, molto buono. Shabu shabu è una tecnica di cucina giapponese dove la carne si scotta appena appena. Chiudiamo con l'otoro di tonno. Detto in altre parole, una goduria massima. E
la parte più grassa, la più gustosa, mangerei solo questo per il resto della vita. Chiudiamo con un assaggino di calamaro marinato, ve ne metto in una piccola quantità, non solo perché è un cicchetto, ma anche perché ha un sapore piuttosto intenso. Partiti molto forte. Iniziamo con quelli che noi chiamiamo i cicchetti giapponesi. Qui abbiamo cappuccio e daikon con olio di sesamo, aceto di riso, katsuobushi, che è la palamite essiccata che vedete sopra, riso soffiato e qualche foglia di shiso fresco. Acquadelle in nambanzuke, questo è un metodo di conservazione che può ricordare sia lo scapece che il sauro, perché si va a friggere il pesce e marinare in aceto. Qui abbiamo invece della carne salata di manzo con puntarelle e sumiso. Sumiso è un miso all'aceto fatto in casa. E questi sono gli otsukemono, le verdure marinate, dove abbiamo la carota in nukazuke, quindi lasciata con crusca e riso del sale. Questo è il takuan, ossia il daikon quando viene fermentato, e mentre il cavolfiore è fatto in kimchi alla coreana, quindi è leggermente piccante. Si comincia con i cicchetti veneziani, giappo-veneziani. Questo ne mangerei una filata, ma ne devo lasciare un po' a Giano. Io adoro i pesciolini fritti. Riso con la ricciola candita, quindi cotta con una salsa di soia dolce, la serviamo anche con alga nori e shiso fresco. Radicchio in agedashi, questo in Giappone lo trovate normalmente con le melanzane, noi in base alla stagione facciamo o radicchio o le melanzane, soffritto leggermente e poi servito in un dashi totalmente vegetale. Il nostro agedashi di polenta, abbiamo sostituito il tofu con la polenta, quindi friggiamo la polenta e poi il dashi è fatto col granchio blu. Il nostro nikujaga, ossia lo stufato alla casalinga, però questo è una nuova ricetta dello chef dove mette pastin veneto, ossia salsiccia, seppie, carote, patate e daikon. Chiudo con dei cavolfiori in tempura con salsa agropiccante. Il peperoncino di base è un peperoncino coreano. In Giappone non esiste che cuochi che lavorando a bere alcol. È per quello che sei venuto in Italia. Kanpai. E comunque Masa ci ha detto, io ho pensato questi piatti da accompagnare con il vino, non ho pensato questi piatti per gli astemi. Chiaramente detto da Masa faceva molto più ridere, ma non ho avuto la prontezza di riprenderlo. È una goduria venire a mangiare qua perché mangiate tante sfiziosità, gusti a cui noi non siamo abituati. Tappa imprescindibile se venite a Venezia. Tocca a me. Cavolfiore fritto. Secondo voi come potrà aver fritto un giapponese? Se non in maniera perfetta. Dobbiamo rivelarvi che questa qui lo abbiamo già assaggiata. Come la maggior parte dei piatti che vi abbiamo fatto vedere, tra l'altro. È un boccone delizioso, ma rischiamo di essere molto ripetitivi in questo video perché lo sono tutti, a dire il vero. E poi cosa c'è di più bello di assaggiare tanti piccoli bocconcini? È un divertimento un pranzo qua, ed è anche un tuffo nel Giappone piuttosto importante, oserei dire. Se come noi ogni tanto siete in crisi da astinenza di Giappone, è questo il posto dove venire. I nostri gyoza di gamberi, pasta fatta a mano, ripieno di gamberi e cappuccio, ponzu fatta in casa, maionese allo shiso, e questo è un sedano rapa in kimchi alla coreana. La prima cosa che apprezzo è che sono un numero pari, quindi io e Giano non ci dobbiamo scannare su chi mangia all'ultimo. Te l'avrei lasciato l'ultimo, donna di poca fede. Puccio un po' nella maio. Solo i veri giapponesi possono assaporare gyoza bollenti. Posso mangiarne subito un altro. Vai. Che non ho sentito bene il gusto. Mi raccomando, ovviamente mi aspetto il commento. Ma i gyoza non sono veneziani. Cercate di rendere questo tono di voce per iscritto. Vediamo se riuscite. Chiaramente i menù cambiano. Qui da Masa il piatto che troverete sempre, perché glielo chiedono tutti, sono i gyoza. Quindi questo piatto che ci vedete mangiare, state sereni che se venite anche tra un po' di tempo sicuramente lo troverete. E capisco anche il perché, sono commoventi. Abbiamo un contributo dalla regia per quanto riguarda i gyoza. Una piatta più vendiamo di questo ristorante è il gyoza di gamberi. Tanto questo è pasta, gamberi tritato, mazzancore, poi aggiungiamo cipolotti, cipolla e cappuccio. Sale, pepe, un po' di brandy, olio aglio, soia e olio sesamo. Basta, solo queste cose qua. Non pensavi che sarebbe stato il piatto più venduto? Non so come mai. La pasta ripiena Infatti in Italia funziona esatto, sempre. esatto. Di solito peso, però ormai 6 anni che ogni giorno faccio questo. Salsa di soia e lasciato dentro aglio proprio un mese proprio. Olio profumato aglio, olio di sesamo. E tagliamo come gnocchi.
io non sono tanto bravo da chiudere perché devo fare un sacco di numeri. Allora metto così, esatto, chiudo, basta. Questo è un piccolo regalo da parte di Masa, i nostri tacos. Semplicemente la base è la pasta dei gyoza che non viene chiusa ma viene tenuta piatta e fritta. Sopra mettiamo potato sarada, una sorta di insalata russa alla giapponese, piovra grigliata e una spruzzata di bottarga. Potato sarada è l'interpretazione giapponese della parola salad. La lingua giapponese è davvero affascinante e vorrei tanto impararla. E non solo salad è presa in prestito dall'inglese, ma anche potato, che si dice potato, scritto proprio potato con la E. No, veramente? Cioè, nel senso che il giapponese ha l'alfabeto katakana, però comunque è scritto con la E. Il nostro unagi chirashi, ossia il chirashi di anguilla. Riso condito come il sushi, l'anguilla grigliata tanto per sgrassare bene, poi glassata con la soia concentrata. Poi abbiamo un po' di uovo strapazzato, takuan, shiso fresco, nori e zenzero candito. Sarebbe meglio che lo spiegasse Masa, ma il chirashi è un riso leggermente acidificato che solitamente viene presentato in bento quadrate, rettangolari e coperto da pesce. In questo caso è di unagi, quindi è di anguilla. È presentato in maniera un po' diversa rispetto alla modalità classica, ma d'altronde Masa è 15 anni che sta in Italia, quindi sa parlare quasi meglio l'italiano del giapponese. Il nostro udon. Abbiamo la pasta fatta a mano, sopra mettiamo katsuobushi, alga nori, cipollotto, farina di tempura, sesamo e in questo caso abbiamo anche la nostra tempura di coda di rospo, cozze, cipolla e radicchio. Poi andiamo a versare il nostro mensuyu caldo. Gli udon li fa Masa a mano. Stamattina masterclass di udon con Masa. 500 grammi di 0, 500 grammi di 00, quindi metà metà, e aggiunta quasi metà di acqua, 450 grammi. Mancano altri 50 grammi e noi aggiungiamo sale. Invece pasta italiana non aggiungono sale perché c'è salsa Molto salato. salato, esatto. Ok. È il contrario del Giappone, no? Certo. Prima un terzo di acqua. Non usiamo mano perché piccica subito. Se comincia a miscolare di più, Sì. diventando glutinoso, Ok. quindi noi fermo così, lascia riposare, così 15 minuti, dopo cominciamo a piegare. A little later. Adesso qua facciamo altra pallina così e dopo una ora e pasta diventata così, proprio bella liscia, lucida. Aggiungiamo farina, stendiamo più con mattarello. Però io ormai vivo in Italia e 20 anni, è più veloce questa macchina qua da utilizzare. Però comunque il coltello portato da Giappone. Metti che qualcuno potesse pensare che non sei veramente giapponese. Io non sono maestro di udon, non sono maestro di sushi, non sono maestro di niente. Mi piace comunque, ho imparato qualcosa da Giappone, qualcosa da YouTube ovviamente anche io. Ho provato 100 volte, 500 volte, 1000 volte. Adesso io quando non sono io, c'è altri ragazzi che fanno questa tecnica. E prima non era facile spiegarlo. Integro quello che ha detto Masa. Lui dice che non è tanto bravo a fare gli udon. Ricordatevi sempre che quando Masa dice così vuol dire che si sta paragonando ai maestri giapponesi da 10, il che significa che se mangiate gli udon di Masa sono comunque una roba fuori di testa. Come tagliatelle, no? Certo. Italiane. Sono una cosa incredibile. Ci ha anche lasciato la ricetta, ci ha anche confessato alcuni segreti che però forse non possiamo rivelarvi, altrimenti Poi dovrebbe ucciderci. vado dritta a mangiare la tempura perché altrimenti mi perde di croccantezza. È una cipolla. Aspetta che cerco una cozza, credo. E poi la cosa goduriosissima sono questi spaghettoni cicciosi. Insomma, mi pare di capire che gli udon vadano ordinati. Sì, anche perché questo piatto lo trovate sempre in carta. Franci, non mi hai assaggiato gli udon nell'ordine cronologicamente corretto. Prima, brodo. È la prima regola. Provate prima il brodo, dopodiché avete già capito qual è l'aria che tira. Tempurina, come mi friggono i giapponesi. E udon. La cosa bella degli udon è che tra tutte le paste giapponesi, quindi ramen, soba, sono quelli più cicciosi, che hanno il morso più soddisfacente, ecco, diciamo così. Questi li volete provare. Qui abbiamo il nostro gelato al Roquefort e poi un piccolo assaggio vi abbiamo portato del nostro caramello matcha, dove abbiamo una spuma di yogurt fatta al sifone con mandarine
mandarino, mela verde, crumble di anacardi tostati, caramello salato e polvere di tè matcha a finire. Io lo so che alcuni di voi saranno scettici, ma questo gelato al Roquefort è qualcosa di goduriosissimo. Il sentore di formaggio è importante, ma quello che vi manda fuori è il connubio dolce, salato, umami. Voi prendete, vi prego, fidatevi, prendete questo gelato al Roquefort. Glielo offri tu? Ve lo offro io, dite a Masa Pagagiano. Questo invece è un piccolo extra che ci ha portato Masa, noi molto contenti di assaggiarlo, è acido all'interno, però mi piacciono molto le consistenze differenti che avete in bocca, perché avete la spuma, avete la parte croccante, anche questo è molto interessante. Tutto quello che avete visto, tranne 2 piattini che ci sono stati offerti, è costato 178 euro, di cui 36 euro di vini, quindi per quello che abbiamo mangiato una spesa di circa 70 euro a testa. E come avrete potuto vedere non è che ci siamo risparmiati nell'ordinare cose. Che dire ragazzi, Masa è sempre la solita certezza. Io direi andateci, ma non troppo, che ci voglio tornare anch'io se possibile. Questa città fa paura da quanto è bella. No vabbè, ma guarda che scotch, guarda che roba, con la luce mattutina del sole. E per quanto stia diventando un po' la nostra seconda casa, perché ultimamente siamo fissi qui, tutte le volte che arriviamo rimaniamo sempre a bocca aperta. Un cucciolone. Gondolieri a nastro. Vedi, per esempio, se dormite in questo hotel vi aspettano la mattina già col vaporetto. Non è un vaporetto, è un taxi. Vedi ma- che sei un povero, ma- non sai neanche come si chiamano le cose. Ma no, lo so, è che il taxi non ha la R e non mi veniva la parola. Dovevo usare una parola tipo vaporetto. E poi la cosa fantastica di questa città è che se voi siete dei pessimi fotografi, ma qui è una figata, qualsiasi scorcio voi puntiate con la vostra camera, col vostro telefono, viene una ripresa incredibile. Quindi è perfetta per noi. Ripresa incredibile, piazzetta incredibile, scorcio incredibile, Francia incredibile, cane incredibile, gondole incredibili, piccione incredibile. Basta! Che poi i piccioni qua si devono guardare dai gabbiani, che sono i veri dominatori incontrastati della città e che fanno bruttissimo. Sapete cosa ci starebbe da Dio in queste viuzze strette di Venezia? Un mega partitone di guardia e ladri, la sera ovviamente. Ovviamente qui la spazzatura ve la raccolgono direttamente in barca. Quello lì invece dovrebbe essere tipo il corriere di Amazon e si lavoricchia un po' da Starbucks. Per il prossimo posto serve la barca o il vaporetto. Grazie Domenico. Ciao Domenico, grazie. E vi abbiamo riportato in un luogo che mi sentirei di chiamare casa. Lo so cosa state pensando, quindi adesso ci riparlate di nuovo del ristorante stellato e no ragazzi. Oggi vi parliamo di un posto che credo la maggior parte di voi non sappia neanche che esista qui a Tenuta Venissa, che non è il ristorante una stella Michelin alle nostre spalle. È l'osteria che fa dei piatti clamorosi. Ostrega. Vale la pena sbattersi fin qui, fino a Mazzorbo, perché avete la fortuna di trovare una giornata come questa. E soprattutto mangiare i cicchetti e i piatti dell'Osteria del Venissa, avete vinto tutto. Quindi se venite qui non siete costretti per forza a mangiare solo nello stellato, che peraltro è incredibile, ma potete anche venire a mangiare in osteria. Questo è uno dei miei posti preferiti, tanto che ogni tanto dico a Gianni, se dovessi risposarti, vorrei fare il pranzo qui al Venissa. E mi inviti nel caso? Tant'è che se venite all'Osteria del Venissa comunque le facce più o meno sono sempre le stesse. Qui in osteria in cucina c'è Attilio che vi preparerà dei manicaretti pazzeschi, ma ci sono ottime probabilità, se siete fan di Chiara Pavane e Francesco Brutto, che li vediate scorrazzare nei paraggi. È latte di seppia che viene prima bollito, poi grigliato alla brace, il daikon fermentato. Questo è l'hummus di ceci, raselanut, mazzancolle grigliate e broccolo bimi, ceci croccanti. Il crudo di gallinella marinato con un po' di sale, condito con acqua di pomodoro, l'abbiamo conservata dall'estate scorsa, dell'olio di mazzancolla, olio basilico e del peperone crusco. Carciofo fritto con salsa cacio e pepe, con lo scarto del lievito madre andiamo a fare questa salsa, menta, olio e prezzemolo, insalata di radicchi di campo di stagione con latterini fritti e una salsa che è fatta con il collagene del baccalà montato col burro nocciola. E poi
Poi gli asparagi grigliati con della tara massalata, quindi una maionese fatta con le uova della volpina e un olio al prezzemolo. Una delle cose che in assoluto io adoro di questo posto è che vi arrivano tanti piattini, tipo tapas, uno più bello dell'altro, con ovviamente ingredienti super freschi di stagione. Se venite tra un tot di tempo probabilmente non avrete queste cose qui, ma ne avrete altre, ed è una goduria. C'è sia il menù degustazione che la carta. Tipo tapas, cicchetti, Giano. Hai ragione. Questo mi piace un sacco perché l'ho già assaggiato. È buonissimo, questo mi piace tantissimo perché i cicci croccantini sotto i denti, ma credo che attaccherò immediatamente i latterini. Questo radicchietto sotto giusto per pulire un pochettino. E vi aggiungo io latterini a metro zero che fino a 3/4 d'ora fa stavamo pescando, perché siamo andati con Chiara a girare un po' di contenuti per i suoi social, con Domenico il pescatore, che forse qualcuno di voi potrebbe ricordarsi da vecchi video, e abbiamo parlato un po' di granchio blu e specie invasive, e nelle nasse ovviamente c'erano anche i latterini, che devono essere super freschi perché è un micro pescetto che non viene pulito, viene mangiato intero, quindi se non è fresco lo sentite subito, tende un po' a quell'amarognolo, per darvi l'idea. Adesso che fa ancora un po' freddo, il granchio blu ce n'è un pochino meno, appena diventa un po' più caldo praticamente diventa... Il re incontrastato della laguna. e Domenico tira su solo granchi blu E Chiara li cucina. e noi li mangiamo. Ti assaggio la gallinella, buono, buono, buono. Ti lascio il carciofo fritto come estrema dimostrazione d'amore. Vado allora di carciofo fritto. Che modo pazzesco di Sì. chiudere questo Sì. video, ragazzi. Cioè, se venite a Venezia e non vi sbattete un briciolo per prendere il vaporetto e venire anche qua, è veramente un'occasione persa, ragazzi. Questo carciofo è una libidine, patatinoso, con questa cremina. Questi piatti nella loro semplicità sono talmente belli da vedere che mi sento un po' in difficoltà nel dovervi anche fare il commento se sono buoni o no. Penso che i vostri occhi qua siano sufficienti, anche se non li potete assaggiare, per capire che si tratta di piatti pazzeschi. Vado di asparago. Licenza poetica, lo prendo con le mani. D'altronde non siamo allo stellato, lo stellato è quello là, Ma lo faresti anche nello stellato. tra l'altro. Vi volevo ricordare che tutti i nostri posti preferiti li salviamo sulle nostre mappe, ragazzi. www.cosamangiamooggi.it, e i ristoranti di questo video era da mo' che le persone abbonate alle mappe li conoscevano, perché spesso andiamo in giro, scoviamo posticini super carini, ma magari non ci facciamo un video. Cicchettino di seppia, delizioso. Venite qua, ordinate cicchetti e piatti a caso e siete le persone più felici del mondo. Presi dall'entusiasmo non ci siamo neanche ricordati di dirvi che vi arriva la focaccia di default. Molto utile per scarpette varie. E siccome non dimentichiamoci che questo video parla di piatti tipici, abbiamo ordinato 2 must di questo posto. Uno è lo spaghetto al granchio blu, che qui in menù trovate sempre. Prendetelo, ragazzi, perché godete come non mai. Ma non è blu, è certo, perché è blu quando è crudo, quando è cotto diventa arancione. E il bigolo in salsa, piatto povero, semplice, con 2 ingredienti, acciughe e cipolle, ed è un altro piatto secondo me della tradizione che non potete andar via senza averlo assaggiato. Ricetta di Francesco Brutto, che usava delle acciughe che avevano un chiodo di garofano all'interno del barattolo. Allora, avvertenze per l'uso: non fatevi intimorire dal fatto che vi sporcherete, perché è previsto che voi vi sporchiate. Vi portano anche il set per schelare le chele e prendere la polpa dagli anfratti più difficili. Qua ci si sporca. Comincerò dallo spaghetto. Questo è proprio uno spaghetto goloso, olio al peperoncino, quindi avete anche un po' di piccantino. Lo spago è bello al dente come deve essere, e la mantecatura all'interno di questo fondo che sa di pesce, che sa di granchio, è veramente incredibile. Dopodiché ovviamente è presente anche la polpa del granchio, che Attilio ha aggiunto in guarnizione alla fine, così come anche tutte le chele da ciucciare e sgranocchiare. Come si fa per le parti che potrebbero sembrare più difficili? Prendete questo pezzo e andate direttamente coi dentini. Questo piatto qua è imprescindibile. Questo piatto è una bomba, ragazzi. Buonissimo. Poi cosa c'è? Questo pan grattato sopra. È il suo parmigiano. Buonissimo. Ed ecco come ti valorizzo la focaccia dell'osteria. E non ho altro da aggiungere su questa faccenda. E siccome qua non si fanno torti a nessuno, salsa del bigolo, ma anche salsa del granchio. Che te lo dico a fa. Qui c'è un unico modo di chiudere il pranzo, ed è ordinando, stavo per dire una mattonella, ma secondo me è proprio un mattone
cartone, perché è bello gigante, di tiramisù, che qui spacca. E qualcuno di voi dirà, ma il tiramisù è di Treviso, non è di Venezia. Ma Francesco Brutto è di Treviso, quindi vale. Se è fatto bene, il tiramisù è assurdo. Abbiamo pagato 110 euro per tutti quei piatti di cicchetti, i 2 spaghi e ci è stato gentilmente offerto il tiramisù. Ecco, lo sapevo, vi offrono sempre tutto. Collusi. Noi ora andiamo a prendere il vaporetto perché ce ne torniamo a casa. Io sono stracontenta di aver trovato 4 posti seri qui a Venezia perché non è un'impresa facile. Ci vediamo al prossimo video.